Ciao a tutti amici e amiche del canale. Oggi, come avevo anticipato nel video dedicato alla serie Happy Days, se non l'avete visto ve lo lascio nel box qui sotto, ho preparato una monografia sulla vita e carriera di uno degli attori e soprattutto registi e produttori più amati e premiati degli ultimi 50 anni. Tra l'altro, se questo tipo di video vi piace fatemelo capire con un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto per non perdere i prossimi video. Bene, cominciamo. Il vero nome di Ron Howard non è Ron Howard e nemmeno Ronald William Howard, bensì Ronald William Beckenholt. Ron è nato a Duncan, nell'Oklahoma, il 1° marzo 1954 e figlio d'arte. La madre, Jean Spiegel Howard, era un'attrice americana, mentre il padre, il regista, sceneggiatore e attore Rance Howard, cambiò il suo cognome da Beckenholt a Howard per la sua carriera nel mondo del cinema. Dopo la nascita di Ron, l'intera famiglia si trasferì a Hollywood nel 1958, dove rimase per 3 anni, per poi trasferirsi a Burbank, Los Angeles. Eppure è proprio in questi anni che il piccolo Ron inizia a recitare, prima comparendo in un episodio di Ai confini della realtà del 1959, poi prendendo parte dal 1960 al 1968 alla sitcom The Andy Griffith Show, dove è Opie, il figlio del protagonista, accreditato ai tempi come Ronnie Howard. A questi ruoli televisivi seguono ben presto quelli cinematografici, infatti dopo essere comparso nel Viaggio del 1959 di Anatoly Litvak, Ronnie riceve la parte del balbuziente Winthrop Paroo in Capobanda del 1962, con Robert Preston e Shirley Jones. Ritroverà quest'ultima l'anno seguente nel set di Una fidanzata per papà del 1963 di Vincent Minnelli, dove il piccolo Ron è il figlio di Glenn Ford. Dopo il diploma al John Burroughs High School frequenta la School of Cinematic Art della University of Southern California, una laurea che non conseguirà mai. La vita privata. Howard è di discendenza olandese, scozzese, inglese, irlandese e tedesca. Suo fratello minore, Clint Howard, e i suoi genitori sono anch'essi autori. Dalla moglie, Cyril Halley, conosciuta ai tempi del liceo, sposata nel 1975, ha avuto 3 figlie, Bryce e le gemelle Paige e Jocelyn, e un figlio, Reed Cross. È amico di Harry Winkler, tanto che quest'ultimo è stato il padrino di battesimo di sua figlia Bryce. Nel 2007 è diventato nonno per la prima volta quando sua figlia Bryce ha avuto un figlio. Ma vediamo un po' la carriera. Con la carriera attoriale avviata sin dalla tenera età, Ron Howard colleziona nel primo decennio di vita abbastanza esperienza da diventare un baby idol, senza avere mai un calo di ingaggi. È così che negli anni 70 l'adolescente Howard si ritrova in TV nella famiglia Smith nel 1971 come il figlio quindicenne di Harry Fonda e Janet Blair. Al cinema invece è protagonista prima della commedia di George Lucas American Graffiti del 1973, poi dei western La banda di Harry Spikes del 74 di Richard Fleischer e Il pistoliero di Don Siegel. Quest'ultimo gli vale una candidatura ai Golden Globe come miglior attore non protagonista. I 70 segnano per Howard anche l'inizio di 2 strade parallele differenti. Nel 1974 entra nel cast della serie cult Happy Days come Ricky Cunningham, guadagnando la fama mondiale e un Golden Globe, e nel 1977 dirige e interpreta il suo primo film, il successo al botteghino Attenti a quella pazza Rolls Royce. Riprende il suo precedente ruolo in American Graffiti del 1979 e questo è definibile come il suo ultimo ruolo attoriale al cinema. Da qui comparirà sporadicamente in regie proprie o presterà al massimo la sua voce come il doppiaggio di Osmosis Jones del 2001. Ormai deciso a intraprendere esclusivamente la strada registica, abbandona anche il ruolo di amico di Fonzi, sebbene quello di Ricky sia il personaggio a cui lui stesso rimarrà più legato e a cui gli spettatori mondiali associeranno maggiormente il volto di Ron Howard. Il secondo film, diretto dal regista rosso, Night Shift, Turno di notte del 1982, è una commedia di successo che vede nei panni da protagonista un giovanissimo Michael Keaton e una vecchia conoscenza di Howard, Harry Winkler, che in Happy Days interpretava proprio Fonzie. Da questo momento in poi Howard, dopo aver girato alcuni telefilm, si dedica pienamente al cinema,
consegnando alla storia grandi pellicole di successo. Oltre alla fama però arrivano anche i riconoscimenti e così il director viene nominato come miglior regista ai Saturn Award per Splash, una sirena a Manhattan del 1984, film di grande incasso con Tom Hanks, e si aggiudica un premio giovane al Festival di Venezia con lo sci film Cocoon, l'energia dell'universo del 1985. Sono anni in cui il cineasta ama sperimentare con i generi, misurandosi con diverse tipologie e portando sul grande schermo una vastità di film che vanno dalla commedia Gango arrivano i giapponesi del 1986 al fantasy di Willow del 1988, toccando un'ampia gamma di temi senza risultare troppo borioso, come i vari momenti di vita familiare in Parenti, amici e tanti guai del 1989, commedia sostenuta da un cast di grande portata. Sebbene già diversi lavori di Howard abbiano ricevuto candidature agli Oscar per gli interpreti e la sceneggiatura, nel 1991 l'action movie Fuoco Assassino se ne aggiudica 3 per il sonoro, il montaggio sonoro e gli effetti speciali, consacrando il film a capolavoro del genere dei primi anni 90. Nonostante non abbia esaltato la critica, Cuori ribelli del 92, una storia d'amore western, viene accolto positivamente dal pubblico anche per la presenza degli allora novelli sposi Tom Cruise e Nicole Kidman. Il punto più alto toccato dal regista di questo decennio è però Apollo 13 del 95, l'avventura sci-fi che con protagonista Hanks inserita dal The New York Times tra i 1000 migliori film di sempre. Il film riceve 9 candidature all'Academy, tra cui 2 vinte, 4 ai Golden Globe, tra cui quella come miglior regista e molte altre. Dopo aver rivoluzionato il mondo dello spice movie, Howard si accinge a chiudere gli anni 90 con il thriller Ransom il riscatto del 96 con Mel Gibson e TV, la commedia del 99 con Matthew McConaughey. Il terzo decennio si apre nel migliore dei modi, addirittura meglio di come si fosse chiuso il precedente. Howard infatti porta sul grande schermo il suo film natalizio antinatale Il Grinch nel 2000, che grazie anche alla magistrale interpretazione di Jim Carrey in poco tempo diventa un cult movie e la creatura verde dal sorriso machiavellico parte della cultura pop. Una delle capacità del cineasta è quella di superarsi, chi poteva superare il Grinch di Ron Howard se non Ron Howard stesso, e lo fa proprio nel 2001 con A Beautiful Mind, biopic con Russell Crowe nei panni del premio Nobel John Nash, matematico affetto da schizofrenia. Una pellicola che trionfa sia al botteghino che con la critica e permettendo al regista di aggiudicarsi l'Oscar per la regia e come miglior film. A un così sfavillante periodo ne segue uno meno trionfale, in cui fanno da cornice il western The Missing del 2003, accolto non così positivamente come ci si aspettava, e un altro biopic con Crowe, Cinderella Man, una ragione per lottare del 2005, che nonostante gli ottimi giudizi critici non ha avuto la stessa portata della precedente collaborazione Howard-Crowe. Nel 2006 Howard si lancia nella regia dell'adattamento del Codice da Vinci, bestseller scritto da Dan Brown, che ha diviso la critica, biasimato dalla Chiesa Cattolica, e che grazie al successo del libro e al clamore causato ha attestato un'ottima entrata commerciale. Howard dirigerà anche il sequel Angeli e Demoni del 2009, girato a Roma, e Inferno del 2016, girato in parte a Firenze e a Venezia. Ma la curiosità causata dal primo film è andata scemando col tempo, mantenendo comunque un cospicuo numero di fan della collaborazione tra Howard e Brown. Il regista torna in corsa agli Oscar con Frost e Nixon, Il duello del 2008, film storico che riceve 5 candidature dall'Academy e attesta il record del 2008 nel suo weekend di uscita. Seguono la commedia Il dilemma del 2011 con Vince Vaughn e Kevin James, che passa inosservata, il biopic Rush del 2013 sulle stelle della Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, interpretate da Daniel Brühl e Chris Hemsworth. Quest'ultimo è anche protagonista del flop Earth the Sea, le origini di Moby Dick del 2015, sugli eventi accaduti nel 1820 alla baleniera Essex che hanno ispirato Herman Melville nella stesura di Moby Dick. Dopo aver omaggiato i 5 ragazzi di Liverpool con il documentario del Beatles 8 Day a Week, The Touring Years, Howard viene contattato per dirigere lo spin-off Solo a Star Wars Story, pellicola dell'universo di Guerre Stellari sul personaggio di Han Solo da giovane,
Gli anni 2000 lo vedono anche tornare in TV, sia in veste di narratore della serie Arrested Development, Ti presento i miei, del 2003, che come produttore di Genius del 2016, per cui ha diretto anche un episodio nominato agli Emmy Awards. Bene amici, anche per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo video se questo vi è piaciuto, ciao, a presto.